Come ogni anno, quando passa Natale e si avvicina Capodanno, è tempo di fare bilanci. E seppure io sono una persona abituata a lavorare con tecniche di produttività, gestione del tempo, quindi i miei bilanci li faccio anche mensilmente, però diciamo il macro bilancio lo faccio a fine anno. E come ogni anno ci sono sempre un sacco di cose che avrei voluto fare e che non sono riuscito a fare. Ma questo non mi demoralizza, non mi scoraggia, anzi, li metto in conto per l'anno prossimo e so che ogni anno devo lavorare sempre più duramente per raggiungere i miei obiettivi. Quindi da questo punto di vista per me non è assolutamente un problema. So che nulla è facile, so che se vuoi veramente una cosa te la devi guadagnare, so che è fondamentale avere un'attenta pianificazione per raggiungere i propri obiettivi, quindi sono assolutamente pronto, anzi, lavorare duramente non mi ha mai spaventato, quindi non ho nessun tipo di problema. In questo video volevo condividere con te un po' di pensieri fatti durante l'anno e volevo provare a anticiparti anche un po' qualche novità, che poi vedremo se veramente riuscirò a farlo o meno, del 2025. Allora, quest'anno, 2024, ho provato a fare un po' di live. Ho incrementato il numero di live. Ma mi sono reso conto che a te non te ne frega niente del live. Mi sono reso conto che i numeri durante le live erano bassissimi. Per carità è anche giusto, nel senso è anche normale. So di tanti altri creator, anche molto più grandi di me in termini numerici, che comunque fanno numeri veramente molto piccoli. E la prova che quei video comunque erano interessanti era il fatto che il giorno dopo 2 giorni, 3 giorni, comunque quei video venivano visti. Però il senso qual è? Perché ho fermato queste live? Perché ho deciso di non fare più live tranne in casi eccezionali o comunque in maniera molto sporadica e casuale? Perché il senso della live era interagire in tempo reale. Che tu vedi il video il giorno dopo 2 giorni o dopo 3 giorni, ma che te ne fai? Cioè c'erano persone che facevano domande, per carità, quelli che partecipavano, io li ringrazio veramente tantissimo. Erano persone che veramente avevano compreso il senso della live. Io ero lì, potevano farmi tutte le domande che volevano, c'erano sia live di Q&A, sia live dove io ti raccontavo delle cose, e raccontandoti delle cose abbiamo parlato di tecniche di produttività, abbiamo parlato di monetizzazione. Queste persone potevano interagire in tempo reale, è sicuramente molto più utile se tu hai una persona che è lì e ti racconta cose, tu puoi fargli domande sul tuo caso specifico in tempo reale e ottenere una risposta. Vedere il video un giorno dopo, 2 giorni dopo, quello che sia, senza poter fare domande, ma che senso ha? E quindi ho eliminato, ma questo non è una critica, ci mancherebbe. Probabilmente non te ne fregava niente, probabilmente non volevi interagire, probabilmente, guarda caso, sempre, ogni volta che facevo live, tu avevi qualcosa di meglio da fare. Ci sta, assolutamente corretto, nessun problema, ci mancherebbe. Ma io sono pentito perché io volevo partecipare alle live, però una volta ci stava la partita di pallone, un'altra volta ci stava la birra con gli amici, cioè non è colpa mia, io veramente volevo partecipare alle live, perché poi a me tutti questi argomenti, diciamo, podcast, YouTube, a me piacciono veramente questi argomenti, però purtroppo non riuscivo, purtroppo era proprio il momento sbagliato, diciamo, però sono pentito, quindi se lo fai un'altra volta te lo prometto, questa volta ci sono. Siccome sono una persona abituata a analizzare le cose, non faccio le cose a caso perché la vita è troppo breve per fare le cose a caso, allora ho pensato questo. Ho detto, ma se la maggior parte delle persone guarda il video il giorno dopo 2 giorni, ma io sta live, ma perché la devo fare? Tanto vale che continuo a fare i miei video che comunque producono più visualizzazioni, più interazioni dopo averli pubblicati. Cioè il senso della live per me era in tempo reale, era l'interazione tra me e te, le risate che ci siamo fatti, perché comunque erano, secondo me, interessanti. Però nel momento in cui soltanto pochissime persone, che io ringrazio, perché grazie mille che ci siete voi, cioè siete meravigliosi, tutti belli, ma le persone che interagivano nella live erano meravigliose. Ok. Allora tanto vale, mi spiace per loro, tanto vale averle fatte poi cioè fare dei video, diciamo, successivi. La cosa che un po', forse un pochino mi è dispiaciuta è che quando ho cancellato le live che avevo programmato, tranne un paio di persone, nessuno mi ha detto: Ale, ma è successo qualcosa? Come mai hai cancellato tutte queste live? Come mai c'erano delle live e adesso non le fai più? Zero. Tranne un paio di persone meravigliose, tutto il resto non se ne è fregato nessuno. Quindi la conferma che sti video live, tutto sommato, non avevano senso.
Ecco, quindi ho deciso di dedicarmi ai video che pubblico normalmente sul canale, incrementandoli, perché quelli comunque hanno un buon riscontro, una buona visualizzazione, sinceramente mi portano anche meno fatica, perché organizzare una live, comunque dovevo organizzare la live, dovevo essere qui, dovevo rispondere in tempo reale alle tue domande, cioè a me piaceva un sacco, però evidentemente a te no. Quindi questa è una cosa che ho imparato durante il 2024, poi chissà, magari nel 2025, le cose cambiano, no? Non sono mai sempre le stesse, per fortuna. Quindi nel 2025 non ho intenzione di fare, tranne in maniera sporadica, delle live. Un'altra cosa che ho notato è che i video relativi agli strumenti musicali, microfoni, eccetera, sono quelli che funzionano di più. Ma ti dico la verità, sono anche quelli che mi piacciono di meno. Mi piacciono di meno perché sì, ti faccio la recensione del microfono, però io non sono uno che fa recensioni ai microfoni, sono uno che fa veramente tantissime cose e che ha tantissime cose da dire. E il fatto che quando magari parlo di tecniche di produttività che possono interessare a chiunque, quindi in teoria dovrebbero avere un pubblico molto più ampio, funzionano meno rispetto alla recensione del microfono, capisco che tutto sommato le persone non vogliono migliorare, le persone vogliono comprare il microfono nuovo, e ci sta. Questa non è una critica, è assolutamente, è una constatazione, sto facendo un bilancio. È come se stessi parlando allo specchio con me stesso in questo momento. E quindi le persone non vogliono migliorare la produttività, non vogliono nello stesso tempo in cui registrano un podcast magari farne 3, perché glielo spiego io e perché si può fare. No, loro vogliono il microfono nuovo, perché pensano che col microfono nuovo possono essere più bravi. Come se il microfono nuovo ti scrivesse il podcast, ti editasse il podcast, ti spiegasse come essere più produttivo, eccetera, eccetera. Ma ci sta, va benissimo. Io sono una persona che apprende le cose e le lascia scivolare, senza giudizio. Non mi interessa giudicare, perché io non sono nessuno per giudicare. Quindi se le persone vogliono questo, punto, finisce lì, ok? Quindi non è un giudizio, ci mancherebbe, è una constatazione. Anche questo, mi trovo un po' in difficoltà perché non voglio essere visto come lo youtuber che fa recensioni di microfoni. No, perché sono 15 anni che lavoro, che faccio un sacco di cose, ho fatto veramente cose bellissime, delle quali sono orgoglioso, e essere visto solo come quello che fa recensioni di microfoni, non lo so, è molto limitante, è molto limitante. Ciao Ale, mi puoi suggerire un microfono per favore? Io mi occupo di consulenza, mi occupo di formazione, mi occupo di organizzazione anche dei podcast, mi occupo ed è una cosa che mi piace tantissimo, di aiutare anche le persone a realizzare il proprio studio. Ci sono tante persone che mi hanno contattato nel corso di quest'anno e li ho aiutati non solo a comprare l'attrezzatura giusta, ma sono andato lì quando erano vicine, o abbiamo fatto online quando erano dall'altra parte d'Italia, gli ho aggiustato lo studio. E sono veramente felice di questo, perché è una cosa che mi piace veramente tanto, aiutare nel concreto le persone a crearsi il proprio studio, che è diverso rispetto a dire Ale, mi consigli la luce? Io ti consiglio le luci, ma che ne so. Oppure Ale, mi consigli un microfono, Ale, mi consigli il trattamento acustico. E quello è per gioco. Poi ci sono persone che vogliono fare seriamente e quindi dicono: Ale, guarda, io ho questa stanza, ho bisogno di una tua consulenza perché mi serve che tu mi aiuti ad allestire lo studio. E questa è una cosa che faccio e mi fa veramente tanto piacere. Un'altra cosa che ho fatto tanto nel 2024 sono stati corsi di formazione che faccio individuali perché credo sia l'unico modo per spiegare veramente bene alle persone, e perché essendo un corso individuale io ti aiuto, che poi non è una vera e propria formazione, sia formazione che consulenza, perché io ti aiuto a realizzare il tuo podcast dalla A alla Z. Quindi ti prendo che hai soltanto l'idea, oppure hai fatto già delle puntate ma sono pessime da un punto di vista qualitativo, di testo, quello che vuoi, e facciamo questo corso consulenza alla fine del quale hai la tua puntata pronta, sai come editarlo, sai come registrare, sai come promuoverlo, eccetera, eccetera. È una cosa che mi riempie veramente tanto di gioia, e per fortuna tante persone del canale mi hanno chiesto questo servizio, che poi è quello che faccio. Quindi dalla consulenza per l'allestimento dello studio audio-video, dalla formazione individuale / consulenza sul podcast, fino alla consulenza vera e propria, dove hai già il tuo podcast, hai una problematica oppure un'esigenza, un bisogno, mi contatti, ci vediamo online, ti racconto quello che devo fare e devi fare, e finisce lì. Quindi da questo punto di vista sono molto 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 felice, perché questo è il mio mestiere. Ecco, non è fare recensioni di microfoni, ma è questo: formazione, consulenza, coaching, eccetera. Cosa accadrà nel 2025? Allora, a me piacerebbe un sacco nel 2025 riuscire a fare anche un podcast qui video sul canale, dove faccio interviste a persone.
Mi piacerebbe tanto perché mi piace molto fare interviste, perché credo di essere portato, perché sono genuinamente curioso, so come interagire con le persone perché faccio questo da una vita, e mi piacerebbe veramente tanto riuscire a realizzare una volta tanto questo podcast. Una volta tanto intendo perché ci ho provato, ma è complicato perché è un altro lavoro, nel senso che io sono da solo, non ho collaboratori con me, quindi dovrei contattare le persone, fissare gli appuntamenti, poi registrare, poi fare editing, poi pubblicare, poi promuovere. Spesso le persone magari ti danno buca oppure devono rimandare, altro, cioè è un lavoro. A tutto il mio lavoro aggiungerei anche un lavoro in più. Mi farebbe veramente molto piacere farlo, anche perché sono cambiate un po' di cose e quindi avrei adesso un po' di spazio per poterlo fare, spazio in agenda. Ho aperto, forse lo sai, il canale sul minimalismo, sta crescendo pian piano, sono contento e sai, all'inizio non ci sono tantissime interazioni, è normale, però quelle che ci sono veramente di valore. A me i numeri tutto sommato me ne frega veramente poco, non è da lì che si diventa ricchi, non è avendo 1000 visualizzazioni che diventi ricco, a parte che io non voglio diventare ricco e non credo di poter diventare ricco, ma il senso qual è? Anche poche interazioni, come ti stavo raccontando, mi riempiono di gioia, perché sono interazioni vere, spontanee, persone che veramente mi dicono cacchio Ale, grazie, questa cosa mi serviva, oppure hai detto delle cose illuminanti, oppure per me questo è fondamentale, così come quando su questo canale mi dicono grazie Ale, mi hai veramente aiutato, mi hai risolto un problema, mi hai semplificato la vita, mi hai aiutato. Io sono strafelice, assolutamente strafelice, perché poi alla fine dei conti questo canale mi serve a questo. Io dico sempre che è terapeutico per me, no? Nel senso che fa bene prima a me stesso. Se poi riesco a essere utile anche agli altri, ben venga. E basta, mi sono dilungato tantissimo, però ci tenevo a fare un po' un bilancio. Sai, di solito io lo faccio, te l'ho già detto, lo faccio mensilmente, però annualmente, diciamo, faccio quello che è un po' più pop, tra virgolette, meno tecnico, meno specifico, perché quando si fanno i bilanci, io sono abituato a lavorare con i numeri, no? Perché le parole, ok, ma i numeri, esattamente sapere, tutte le metriche, eccetera, quello è un altro discorso e fa parte del mio lavoro. Quindi questo, diciamo, è un bilancio un po' come se mi stessi guardando allo specchio e stessi chiacchierando con me stesso. Quindi se ti va di guardare questo video, se l'avrai guardato fino alla fine, bene, se no pazienza, va bene lo stesso. Ovviamente mi farebbe molto piacere sapere se anche tu fai bilanci e se si può dire, se ti va di raccontarmelo, quali sono i dati emersi dal tuo bilancio, che cosa hai fatto di bello nel 2024 e che cosa vorrai fare nel 2025. Mi farebbe veramente piacere, sono una persona, come dicevo prima, genuinamente curiosa, quindi mi fa veramente tanto piacere. Va bene, detto questo, io ti auguro uno splendido 2025 e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!